Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo questo simpaticissimo Dudu Koala ad uncinetto. Questo per me è un tutorial molto speciale perché con questo tutorial voglio ricordare a tutti noi che non siamo impotenti davanti a quello che sta succedendo in Australia. Infatti ci sono diverse associazioni alle quali possiamo fare delle donazioni. Come sappiamo, gli incendi stanno provocando grandi danni alla popolazione, all'ambiente e agli animali. La comunità delle uncinettine e degli uncinettini è grande e quindi anche con una piccola donazione, con quello che possiamo fare, possiamo dare il nostro contributo. Nel primo messaggio sotto il video, se li trovo, vi lascio il link a diverse associazioni a cui possiamo fare le nostre donazioni, come per esempio la Croce Rossa Australiana e il WWF. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che vorrete dare. So che il nostro cuore è grande e, come sappiamo, l'oceano è fatto di gocce, quindi ogni piccola goccia farà la differenza. Ed ora passiamo al tutorial. Dividerò questo tutorial in due parti. In questa prima parte faremo tutta la testina del koala e la cuciremo. Nella seconda parte vediamo come fare questa copertina granny col cuore centrale e confezioniamo il tutto. Ci tenevo a fare uno di questi Dudu fatti in questo modo con le zampette fatte con gli angoli, ma voi, se preferite, ovviamente potete fare la copertina quadrata e lasciarla liscia, cucendo la testa al centro o in uno degli angoli. Abbiamo già lavorato anche altri Dudu insieme, come per esempio questo con la copertina quadrata e il cagnolino cucito al centro, o per esempio questo con l'orsetto e la copertina pentagonale. Con questo stesso orsetto ne avevo fatto uno anche con la copertina quadrata e avevo cucito l'orsetto in un angolo. Vi lascio il link a tutti i tutorial degli altri Dudu che abbiamo visto insieme nel box informazioni. Per fare il Dudu ho utilizzato un filato in microfibra morbidissimo. Si chiama Mon Amour, è 100% microfibra, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 135 metri. Ed è raccomandato per ferri o uncinetti da 4 o 4,5 mm. Se volete acquistare questo filato vi consiglio lo shop di Lisa Davy, che è una ragazza simpaticissima che ha da poco aperto il suo shop online. Il sito si chiama www.filatiromance.com e vi lascio il link nel box informazioni e nel primo messaggio sotto il video. Per la copertina ho utilizzato un uncinetto da 4 mm, mentre per l'amigurumi ho utilizzato un uncinetto da 3 mm. Oltre ai filati e all'uncinetto ci serviranno un po' di ovatta per riempire la testa, una forbice, un ago con la punta e un ago senza punta. Iniziamo con un anello magico e, se vogliamo, possiamo fare l'anello magico doppio. Se non lo sapete fare, vi lascio il link al tutorial nell'angolo in alto a destra. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel terzo giro lavoriamo un punto nel primo punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nello stesso punto.
e ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel sesto giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 7 lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 8 lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. E ripetiamo 6 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 9 lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un aumento. E ripetiamo 7 punti, un aumento per tutto il giro. Il nono giro termina con 54 punti. Dal 10° al 15° giro lavoriamo questi 54 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel 16° giro lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo. E ripetiamo 7 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 17 lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. E ripetiamo 6 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. E ripetiamo 5 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 19 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 20 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo la testa con l'ovatta. Una volta riempito bene con l'ovatta, terminiamo con gli ultimi giri. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, una diminuzione.
Nel 22esimo giro lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario riempiamo con un altro po' di ovatta e lavoriamo l'ultimo giro. Nell'ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. Quindi prendiamo tutti i punti a 2 a 2. Completato il giro, tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire la testa alla copertina. Estraiamo il filo e togliamo il segnapunti. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo questo forellino, entrando nella mezza catenella esterna dei 6 punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. In questo modo chiudiamo il forellino, facciamo un nodino e per il momento il filo lo lasciamo qui perché lo utilizzeremo poi per cucire la testina. Per le orecchie con il bianco prepariamo un anello magico e nella prima riga lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e su questi 3 punti lavoriamo 3 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2, 3. Una catenella, giriamo il lavoro e nella terza riga lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per altre 2 volte. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo questa sequenza per altre 2 volte. 2 punti, un aumento. Terminata anche questa riga, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Lavorato il pezzo bianco, ne lavoriamo un altro uguale, seguendo lo stesso schema, di colore grigio, ma questa volta non tagliamo il filo. Terminata la quarta riga, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo i 2 pezzi per unirli, mettendo il rovescio dell'ultima riga verso di noi, quindi all'interno. Ed ora lavoriamo una riga per unire i 2 pezzi. Lavoriamo un punto basso prendendo tutto il punto grigio e la mezza catenella verso di noi del punto bianco, quindi la mezza catenella dietro resta libera. E lavoriamo un punto basso e 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. Un punto basso prendendo tutto il punto grigio e solo la mezza catenella verso di noi della lavorazione bianca e 2 catenelle. E ripetendo in questo modo uniamo
i due pezzi. Una volta lavorata tutta la riga e unite le due parti, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire l'orecchio alla testa. E come questo orecchio ne lavoriamo un altro identico. Per il naso prepariamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Nel secondo giro lavoriamo un aumento doppio, 3 punti nel primo punto, 1, 2, 3 e 2 punti, 1, 2. E questa è la sequenza che ripetiamo, un aumento doppio, 2 punti. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto, quattro punti, 1, 2, 3, 4, un aumento doppio, 1, 2, 3 punti nello stesso punto e terminiamo il giro con 3 punti. 2, 3. Il terzo giro termina con 14 punti. Nel quarto giro lavoriamo questi 14 punti punto su punto. Terminiamo con un punto bassissimo per appiattire la lavorazione a spirale. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire il naso alla testa. Per gli occhi in un cerchio magico lavoriamo 5 punti bassi, tagliamo il filo un po' lungo, sfiliamo e facciamo la chiusura invisibile. Per la chiusura invisibile infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo in tutta la catenella del primo punto basso. E senza tirare troppo, retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto. In questo modo creiamo una catenella aggiuntiva e la chiusura non si vede. Sul retro facciamo un nodino e come questo occhio ne lavoriamo un altro identico. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, li posizioniamo con gli spilli e li cuciamo. Ho imbottito leggermente il naso con un po' di ovatta e iniziamo a cucire proprio il naso. Per cucire il naso prendiamo un punto sulla testa e un punto sul naso prendendo la catenella dell'ultimo giro di punti. In questo modo giriamo tutto intorno. E una volta cucito tutto intorno portiamo fuori il filo da uno dei fori della lavorazione e intanto lo lasciamo qui. Per cucire le orecchie diamo qualche punto prendendo la testa e tiriamo bene tutti i punti e poi prendiamo un filo del lavoro bianco e un filo
della parte grigia e rientriamo nella testa e passiamo un punto avanti. Prendiamo un filo della lavorazione bianca, un filo della lavorazione grigia e rientriamo nella testa. E in questo modo cuciamo tutto l'orecchio. E una volta cucito bene tutto l'orecchio, facciamo passare questo filo all'interno della testa e lo facciamo uscire dallo stesso foro da cui è uscito il filo con cui abbiamo cucito l'altro orecchio. Controlliamo che l'orecchio sia a posto. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio, senza tirare troppo, altrimenti la testa si deforma. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno della testa. In questo modo annodiamo e nascondiamo qualunque filo dei nostri amigurumi. Mettiamo due spilli dove vogliamo cucire gli occhi e con un pezzo di filo grigio diamo forma al viso. Entriamo in uno dei fori della lavorazione e usciamo dove vogliamo mettere uno dei due occhi. Qui sotto lasciamo una codina di filo e rientriamo uno o due punti più giù e usciamo dall'altra parte. Rientriamo un punto più in su e usciamo di nuovo da dove siamo partiti. Ed ora, tenendo la codina iniziale, tiriamo un po' finché il viso prende la forma che vogliamo, quindi leggermente incavata negli occhi. E quando il musetto ha la forma che ci piace, riportiamo l'ago da dove è partito. Qui sotto annodiamo senza tirare troppo, altrimenti deformiamo ulteriormente, e nascondiamo i fili. Per cucire gli occhi prendiamo come sempre un punto nella testa e usciamo al centro della catenella di uno dei punti bassi e retrocediamo al centro della catenella precedente. Non serve che diamo punti in ogni punto, basta che diamo qualche punto. Usciamo al centro della catenella e torniamo al centro della catenella precedente e diamo un altro punto. E anche in questo caso usciamo sempre dallo stesso foro da cui siamo usciti per l'altro occhio. Controlliamo le cuciture, annodiamo e nascondiamo i fili. Con il filo bianco diamo un paio di punti sugli occhi per dare luce, per dare vita agli occhi, e con il filo rosa ricamiamo la bocca. E la testina del koala è pronta.